Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi. Sì, scusate, è che oggi è il 16 aprile ed è la giornata mondiale della voce. Cioè, una giornata più bella di queste per uno che fa radio e che registra questi video non ci può essere. Quindi probabilmente è la mia giornata mondiale preferita, dopo quella del cioccolato e soprattutto quella dell'unicorno di settimana scorsa. Però è una giornata che amo, quindi buona giornata della voce, buona giornata della voce. Ciao, buona giornata della voce. Perfetto, così volevo usare un po' la voce per augurarvi questa buona giornata, ma soprattutto benvenuti a questo nuovo episodio di K-News, quindi basta bando alle ciance, iniziamo con le nostre news bellissime. Chi ha vissuto una settimana ricca di belle notizie sono certamente gli ARMY, l'esercito di fan dei BTS. Una tripla sorpresa infatti ha fatto loro compagnia negli ultimi 7 giorni. Per prima cosa è stato annunciato il Bang Bang Con 2021 o 2021, l'evento online che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube Bangtan TV, domani, sabato 17 aprile, a partire dalle 8 di mattina. In occasione dell'anniversario del primo Bang Bang Con, trasmesso lo scorso anno in pieno lockdown, tutti gli amanti della musica dei 7 Boy Scout antiproiettile potranno vedere gratuitamente una compilation dei loro concerti passati, per un susseguirsi incredibile di emozioni. La seconda notizia è che il video di Dynamite a 7 mesi dall'uscita ha ufficialmente superato il 1 miliardo di views su YouTube. Si tratta di un nuovo record per un gruppo coreano, ma non un primato assoluto per la Corea. PSY c'era riuscito in appena 5. La terza invece è tutta nostra. B è disco d'oro in Italia, è la prima volta che succede a un album coreano. Parlando di visualizzazioni c'è un altro gruppo, questa volta femminile, che ha ottenuto un importante traguardo. Stiamo parlando di Wannabe delle ITZY, che io avrò visto circa 10.000 volte, quindi potrei essere in questo gran numero, che in poco più di un anno ha superato quota 300 milioni di views su YouTube. La JYP ha dato la notizia attraverso i propri canali ufficiali, congratulandosi con le ragazze e ringraziando i fan per il supporto. Prego JYP, prego. La vera notizia riguardante il gruppo però è l'imminente comeback fissato per il 30 aprile. Il nuovo album si chiamerà Guess Who e già sta facendo parlare molto di sé, soprattutto per il singolo a concept Mafia, che ha toccato da vicino molti fan italiani. Continuiamo con una notizia veramente da sogno, un'espressione non casuale visto che riguarda gli NCT Dream, subunit del boy group più numeroso della galassia, gli Incontabili. Al di là dell'istintivo gioco di parole, è con grande piacere che annunciamo l'arrivo del loro primo album. Si chiamerà Hot Sauce e uscirà il 10 maggio, quindi tra poco meno di un mese. Il titolo trasmette subito un non so che di caldo, energico, scatenato nello stile a cui gli NCT ci hanno abituati. Attendiamo i teaser per iniziare a pregustarlo, sperando che la salsa non sia troppo piccante. E da una notizia da sogno passiamo a una notizia bomba, proprio esplosiva, la senti che fa... Ma grande, proprio un Big Bang, praticamente un gran bang, un Big Bang. Questo perché l'amatissimo G-Dragon ha rivelato in un'intervista a Dazed Korea di essere al lavoro per il nuovo album dei Big Bang. Il membro e produttore di uno dei gruppi, creatore del sound che ha contribuito alla crescita e diffusione del K-pop nel mondo, ha dichiarato di passare le sue giornate a scrivere testi. Poche parole ma capaci di creare un'incredibile attesa nel cuore dei fan, un meraviglioso caos che solo le notizie esplosive come questa sanno creare. Dopo aver ottenuto molto probabilmente la propria consacrazione nel 2020, gli Stray Kids si stanno confermando uno dei gruppi più forti e più amati della scena K-pop. Hanno incantato nella prima puntata di Kingdom, ottenendo il primo posto in graduatoria, ma hanno raggiunto anche un primo grande traguardo nel vicino Giappone. L'8 aprile infatti hanno ottenuto la prima certificazione di disco d'oro con l'album Top, dopo aver superato le 100.000 copie. Complimenti ai ragazzi della JYP, è un bel periodo per la JYP. Veramente mirobolanti! Queste sono le battute di Simon, ma anche ai giapponesi che dimostrano di avere un buon gusto. Postscriptum, e meno male, perché sennò le Stay si arrabbiano, pure Mino si arrabbia. Occhio a sottovalutarli e non dimenticatevi nemmeno i nomi dei gatti di Lino.
E al termine di una puntata così ricca non potevamo non chiudere con una notizia esorbitante. E vabbè, ormai il giochino l'avete capito, stiamo parlando degli EXO che l'8 aprile alla mezzanotte coreana hanno fatto una grandissima sorpresa ai fan annunciando il loro comeback. I membri hanno spoilerato il set del loro nuovo video musicale e dato alcune informazioni su quello che sarà il concept, ma soprattutto hanno fatto ascoltare qualche secondo della canzone. Inutile dire che siamo in super astinenza dai loro brani e non vediamo l'ora dell'uscita. Ed ora facciamo il nostro viaggio nel tempo anche questa settimana. Questa settimana ho sentito che la voce di Simon, che la scorsa settimana era un po' danneggiata da problemi tecnologici, suona veramente bene ed essendo la festa della voce ne siamo assolutamente felici. Simon, dove ci porti? Anzi, in che anno ci porti? Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana parto con la prima cosa veramente seria da quando io e Ivan registriamo questi video. Sotto quello di settimana scorsa sono stati scritti alcuni messaggi che mi hanno fatto davvero piacere. Non mi sono segnato i nomi di chi li ha scritti perché sono una brutta persona, ma li ringrazio di cuore. Per ripagarli e ripagarvi dell'affetto, questa settimana vi porto a fare un bellissimo viaggio nel 2015, precisamente il 16 aprile, se no che accadde oggi sarebbe, E devo ammettere una cosa, del tipo di cui vi sto per parlare io non ne so niente, ma proprio zero, l'ho scelto solo perché mi piaceva il nome dell'album. Sto parlando di Defcon e del suo I'm Not a Pigeon, cioè io non sono un piccione. E peccato, perché noi della Piccio Family di Telegram ti avremmo adottato molto volentieri. In ogni caso, facendo un po' di ricerche, ho scoperto che si tratta del suo ultimo album e contiene 5 tracce, tra cui il singolo di lancio Frankenstein. Al di là delle canzoni, che ora andrò ad ascoltare per curiosità, mi sorge spontanea una domanda. Se costui non è un piccione, sarà mica Lillo? Sono Lillo. E dopo questo bel viaggio nel tempo, invitando il nostro amico a far parte della Piccio Family, ma invitando anche tutti voi a entrare nel nostro gruppo Telegram dove troverete un sacco di amici, non posso far altro che salutarvi e invitarvi alla prossima settimana per le nostre K-News. Ciao e grazie a tutti.